Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Artin Omnia SRL. Ultimo aggiornamento. 18 ottobre 2021. Cos'è Artin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Artin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Artin? Artin è un farmaco a base del principio attivo articaina più adrenalina, appartenente alla categoria degli anestetici locali e nello specifico amidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Omnia SRL. Artin può essere prescritto con ricetta USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Confezioni Artin 4% soluzione INIET. C/adrenalina 1, 100, 000, 100 cartucce da 1,8 ml. Artin 4% soluzione INIET. C/adrenalina 1, 200, 000, 100 cartucce da 1,8. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Omnia SRL. Ricetta. USP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle province autonome. Classe C. Principio attivo. Articaina più adrenalina. Gruppo terapeutico. Anestetici locali. Forma farmaceutica. Siringhe preriempite / fiala più siringa. Indicazioni anestesia locale e loco regionale nell'ambito di procedure dentali. Artin 4% è indicato nei pazienti adulti, adolescenti e pediatrici di età superiore a 4 anni, o di peso corporeo compreso pari o superiore a 20 kg, 44 libbre. Posologia esclusivamente per l'uso professionale da parte di medici o dentisti. Posologia per tutte le popolazioni. Deve essere usata la dose efficace più bassa in grado di indurre l'anestesia. Il dosaggio necessario deve essere determinato su base individuale. Per una procedura di routine, la dose normale per i pazienti adulti è di 1 cartuccia, ma il contenuto di meno di una cartuccia può essere sufficiente per ottenere un'anestesia efficace. A discrezione del dentista può essere necessario utilizzare più di una cartuccia per procedure più complesse, senza superare la dose massima raccomandata. Per la maggior parte delle procedure dentali di routine è preferibile utilizzare Artin 4% soluzione iniettabile con adrenalina 1, 200, 000. Per procedure più complesse, ad esempio quelle che richiedono un'emostasi pronunciata, è preferibile Artin 4% soluzione iniettabile con adrenalina 1, 100, 000. Uso concomitante di sedativi per ridurre l'ansia del paziente. La dose massima sicura dell'anestetico locale può essere ridotta nei pazienti sedati a causa dell'effetto additivo di depressione del sistema nervoso centrale, vedere paragrafo 4, 5. Adulti e adolescenti, età compresa tra 12 e 18 anni, negli adulti e negli adolescenti la dose massima di articaina è di 7 mg/kg, con una dose massima assoluta di 500 mg. La dose massima di 500 mg di articaina si riferisce a un adulto sano con peso corporeo superiore a 70 kg. Nella tabella seguente è riportata la dose massima raccomandata. Artin 4% soluzione iniettabile con adrenalina 1, 200, 000. Peso corporeo del paziente, chilogrammi, dose massima di articaina cloridrato, mg, dose di adrenalina, mg, volume totale, ml, ed equivalente in numero di tubo fiale, da 1,8 ml, 40, 280, 0,035, 7,0, 3,8 tubo fiale, 50, 350, 0,044.
4, 8,8, 4,9 tubo fiale, 60, 420, 0,053, 10,5, 5,8 tubo fiale, 70 o superiore 490, 0,061, 12,3, 6,8 tubo fiale, Artin 4% soluzione iniettabile con adrenalina 1, 100, 000, peso corporeo del paziente, chilogrammi, dose articaina, mg, massima di cloridrato, dose di adrenalina, mg, volume totale, ml, ed equivalente in numero di tubo fiale, da 1,8 ml, 40, 280, 0,070, 7,0, 3,8 tubo fiale, 50, 350, 0,088, 8,8, 4,9 tubo fiale, 60, 420, 0,105, 10,5, 5,8 tubo fiale, 70 o superiore 490, 0,123, 12,3, 6,8 tubo fiale, bambini, età compresa tra 4 e 11 anni, la sicurezza di Artin 4% nei bambini di età inferiore ai 4 anni non è stata stabilita. Non vi sono dati disponibili. La quantità da iniettare deve essere stabilita in base all'età e al peso del bambino, nonché all'entità dell'intervento. La dose media efficace è di 2 mg/kg e 4 mg/kg rispettivamente per procedure semplici e complesse. Deve essere usata la dose efficace più bassa in grado di indurre l'anestesia. Nei bambini di 4 anni, o almeno 20 kg, 44 libbre, di peso corporeo, e di età superiore, la dose massima di articaina è di soli 7 mg/kg, con una dose massima assoluta di 385 mg di articaina per un bambino sano di 55 kg di peso corporeo. Nella tabella seguente è riportata la dose massima raccomandata. Artin 4% soluzione iniettabile con adrenalina 1, 200, 000, peso corporeo del paziente, chilogrammi, dose massima di articaina cloridrato, mg, dose di adrenalina, mg, volume totale, ml, ed equivalente in numero di tubo fiale, da 1,8 ml, 20, 140, 0,018, 3,5, 1,9 tubo fiale, 30, 210, 0,026, 5,3, 2,9 tubo fiale, 40, 280, 0,035, 7,0, 3,9 tubo fiale, 55, 385, 0,048, 9,6, 5,3 tubo fiale, Artin 4% soluzione iniettabile con adrenalina 1, 100, 000, peso corporeo del paziente, chilogrammi, dose massima di articaina cloridrato, mg, dose di adrenalina, mg, volume totale, ml, ed equivalente in numero di tubo fiale, da 1,8 ml, 20, 140, 0,035, 3,5, 1,9 tubo fiale, 30, 210, 0,053, 5,3, 2,9 tubo fiale, 40, 280, 0,070, 7,0, 3,9 tubo fiale, 55, 385, 0,096, 9,6, 5,3 tubo fiale, popolazioni speciali di pazienti anziani e pazienti con patologie renali a causa della mancanza di dati clinici. È necessario adottare particolari precauzioni al fine di somministrare la dose efficace più bassa in grado di indurre l'anestesia nei pazienti anziani e in quelli affetti da patologie renali, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. In questi pazienti possono manifestarsi livelli plasmatici elevati del prodotto, soprattutto in seguito all'uso ripetuto. Se è necessario ripetere l'iniezione, il paziente deve essere attentamente monitorato per identificare eventuali segni di sovradosaggio relativo, vedere paragrafo 4, 9. Pazienti con compromissione epatica è necessario adottare particolari precauzioni al fine di somministrare la dose efficace più bassa in grado di indurre l'anestesia nei pazienti con compromissione epatica, in particolare dopo l'uso ripetuto, malgrado il 90% dell'articaina sia inattivato dalle esterasi specifiche plasmatiche nei tessuti e nel sangue. Pazienti con deficit di colinesterasi nel plasma possono manifestarsi livelli plasmatici elevati del prodotto in pazienti con deficit di colinesterasi o sotto trattamento con inibitori dell'acetilcolinesterasi, poiché il prodotto viene inattivato per il 90% dalle esterasi plasmatiche, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2.
Pertanto, deve essere usata la dose efficace più bassa in grado di indurre l'anestesia. Modo di somministrazione: infiltrazione e uso perineurale nel cavo orale. Gli anestetici locali devono essere iniettati con cautela in presenza di infiammazione o infezione nella sede dell'iniezione. L'iniezione deve essere effettuata molto lentamente, 1 ml/min. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale: questo medicinale deve essere utilizzato esclusivamente da medici o dentisti con adeguata conoscenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento della tossicità sistemica, o sotto la loro supervisione. Prima di indurre l'anestesia regionale con anestetici locali è necessario garantire la disponibilità di apparecchiature e farmaci appropriati per la rianimazione, per assicurare l'immediato trattamento di eventuali emergenze respiratorie e cardiovascolari. Lo stato di coscienza del paziente deve essere monitorato dopo ogni iniezione di anestetico locale. Quando si utilizza Artin 4% per l'anestesia mediante infiltrazione ulocoregionale, l'iniezione deve essere sempre effettuata lentamente e previa aspirazione. Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: ipersensibilità all'articaina o agli anestetici locali di tipo ammidico, all'adrenalina o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Pazienti affetti da epilessia non controllata dal trattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: prima di utilizzare questo medicinale, è importante chiedere al paziente quali siano le sue attuali terapie e la sua storia clinica. Mantenere un contatto verbale con il paziente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni con l'articaina. Interazioni che richiedono precauzioni per l'uso. Altri anestetici locali. La tossicità degli anestetici locali è additiva. La dose totale di tutti gli anestetici locali somministrati non. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Artin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Artin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: gli studi condotti sugli animali con articaina 40 mg/ml più adrenalina 10 microgrammi/ml e con articaina da sola non hanno evidenziato effetti avversi sulla gravidanza, sullo sviluppo embrionale/fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La combinazione di articaina cloridrato e adrenalina tartrato, soluzione iniettabile, può alterare in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Possono verificarsi capogiri, compresi vertigini, disturbi visivi e affaticamento, dopo la somministrazione di Artin 4%. Soluzione iniettabile con adrenalina 1-100-000 e Artin 4%. Soluzione iniettabile con adrenalina 1-200-000. Vedere paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Pertanto, al termine della procedura dentale i pazienti non devono lasciare lo studio dentale prima del pieno recupero delle proprie capacità, generalmente entro 30 minuti. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse in seguito alla somministrazione di articaina/adrenalina sono simili a quelle osservate con altri anestetici/vasocostrittori locali di tipo ammidico. Tali reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tipi di sovradosaggio. L'espressione sovradosaggio di un anestetico locale, in senso ampio, è spesso utilizzata per descrivere un sovradosaggio assoluto, un sovradosaggio relativo, ad esempio l'iniezione accidentale in un vaso sanguigno o un assorbimento rapido anomalo nella circolazione sistemica o un ritardo nel metabolismo e nell'eliminazione del farmaco. In caso di sovradosaggio relativo, i pazienti generalmente manifestano i sintomi entro i primi minuti, mentre in caso di sovradosaggio assoluto i segni di tossicità si manifestano successivamente dopo l'iniezione, a seconda della sede dell'iniezione. Sintomi a causa di un sovradosaggio, assoluto o relativo. Poiché lo stato di eccitazione può essere transitorio o assente, le prime manifestazioni possono essere rappresentate da sonnolenza che sfocia in stato di incoscienza e arresto respiratorio.
Sintomi dovuti all'articaina. I sintomi sono dose dipendenti e hanno una gravità progressiva nell'ambito delle manifestazioni neurologiche: presincope, sincope, cefalea, irrequietezza, agitazione, stato confusionale, disorientamento, capogiri, stordimento, tremore, stupor, depressione profonda dell'SNC, perdita di coscienza, coma, convulsioni, comprese crisi tonico-cloniche, disturbi del linguaggio, ad esempio disartria, logorrea, vertigini, disturbi dell'equilibrio, squilibri, delle manifestazioni oculari, midriasi, visione offuscata, problemi di messa a fuoco, seguite da tossicità vascolare, pallore, locale, regionale, generale, respiratoria, apnea, arresto respiratorio, bradipnea, tachipnea, sbadigli, depressione respiratoria, e infine cardiaca, arresto cardiaco, depressione miocardica. L'acidosi acuisce gli effetti tossici degli anestetici locali. Sintomi dovuti all'adrenalina. I sintomi sono dose dipendenti e hanno una gravità progressiva nell'ambito delle manifestazioni neurologiche: irrequietezza, agitazione, presincope, sincope, seguite da tossicità vascolare, pallore, locale, regionale, generale, respiratoria, apnea, arresto respiratorio, bradipnea, tachipnea, depressione respiratoria, e infine cardiaca, arresto cardiaco, depressione miocardica. Trattamento del sovradosaggio. Prima di somministrare l'anestesia regionale mediante anestetici locali, è necessario garantire la disponibilità di apparecchiature e farmaci per la rianimazione, per assicurare l'immediato trattamento di eventuali emergenze respiratorie e cardiovascolari. La gravità dei sintomi del sovradosaggio deve far sì che il medico/dentista metta in atto protocolli che prevedano la necessità di proteggere tempestivamente le vie aeree e praticare la ventilazione assistita. Lo stato di coscienza del paziente deve essere monitorato dopo ogni iniezione di anestetico locale. Se si manifestano segni di tossicità sistemica acuta, l'iniezione dell'anestetico locale deve essere immediatamente interrotta. Se necessario, mettere il paziente in posizione supina. I sintomi dell'SNC, convulsioni, depressione dell'SNC, devono essere trattati immediatamente mediante un appropriato supporto respiratorio per le vie aeree e la somministrazione di farmaci anticonvulsivanti. Un'ossigenazione, una ventilazione e un supporto circolatorio ottimali, unitamente al trattamento dell'acidosi, possono prevenire l'arresto cardiaco. In caso di depressione cardiovascolare, ipotensione, bradicardia, è opportuno considerare l'opportunità di effettuare un trattamento appropriato con fluidi endovenosi, agenti vasopressori e/o inotropi. Nei bambini, la dose somministrata deve essere adeguata all'età e al peso. In caso di arresto cardiaco è necessario iniziare immediatamente la rianimazione cardiopolmonare. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sistema nervoso/anestetici locali/anestetici, locali/ammidi/articaina, combinazioni codice ATC. N01BB58. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. L'articaina, un anestetico locale di tipo ammidico, blocca in modo reversibile la conduzione nervosa tramite un meccanismo. Proprietà farmacocinetiche. Articaina assorbimento. In 3 studi clinici pubblicati che hanno descritto il profilo farmacocinetico della combinazione di articaina cloridrato 40 mg/ml con adrenalina 10 o 5 microgrammi/ml, i valori di Tmax, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo alle dosi terapeutiche sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità cronica, tossicità riproduttiva e genotossicità. A dosi sovraterapeutiche, l'articaina, elenco degli eccipienti: cloruro di sodio, metabisolfito di sodio, e 223, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di artina a base di articaina più adrenalina sono: articaina più adrenalina PRL, Cartidont, Citocartin, Sarticain, Septanest. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.